Ciao, sono Alice e oggi parliamo di film giapponesi. Oggi parliamo di un film giapponese del 2023 che si intitola Our Secret Diary, il nostro diario segreto. È un filmino di 2 orette, molto carino, molto puccioso, senza tante pretese, che parla di questa ragazza delle superiori che un giorno trova nel suo banco una nota del ragazzo più popolare della scuola che confessa un interesse verso di lei. Questa cosa la scombussola un po' perché lei è molto timida, molto introversa, non dice mai la sua opinione all'interno del gruppo di amiche. Lei è un amante tipo della musica metal, però siccome le amiche dicono che è una musica brutta, allora lei non sostiene mai la sua opinione davanti alle amiche. E nonostante appunto il suo gusto proprio vada in quella direzione, che non c'è assolutamente nulla di male. E il fatto di ricevere questa confessione la destabilizza un po'. Cominciano i due a scriversi attraverso un notebook, un taccuino, perché lei dice no, non ti conosco e quindi non so bene come ricevere questo tuo esporti in questo senso verso di me. E allora lui le risponde, va bene, allora conosciamoci. E lei però dice, va bene, però prima scriviamoci un po'. Chiede consiglio, nel momento in cui riceve appunto la prima confessione, chiede consiglio alla sua migliore amica, che invece è molto popolare all'interno della scuola, di cosa ne pensi lei di questo ragazzo. E l'amica le risponde, guarda, sì, è molto popolare, ma non è il mio tipo perché è molto scostante con le ragazze e non mi piace questo suo modo di fare. Finché nel ping pong di lettere del diario lei si rende conto che il destinatario originale di questa confessione del tizio più popolare della scuola non era lei, bensì la migliore amica, che ripeto è molto popolare, eccetera, eccetera. Però, e questa cosa ovviamente la scombussola ancora di più perché si sente una truffatrice. Lei vorrebbe dirgli subito che si è sbagliato, cioè nel senso non che si è sbagliato, ma che la ricevente di questa confessione è un'altra persona rispetto a quella che lui pensava inizialmente, però lui la incontra un giorno e chiede con fare molto speranzoso lumi su come sta andando la corrispondenza, nel senso le dice tu sei la migliore amica di, sta ricevendo come ti sembra nei miei confronti. E allora la protagonista continua a rispondergli nonostante sappia di non essere l'oggetto, fra virgolette, del desiderio del ragazzo che nel frattempo le sta iniziando a piacere. Però nel contempo cosa succede? Che lui ogni tanto la incontra e parla con lei e sembra sempre darle un'attenzione che non ci si sa spiegare come. Finché a un certo punto tutti i nodi vengono al pettine e lei si sente il terzo incomodo nella coppia perfetta tra il più bello della scuola e la più bella della scuola, quando di fatto lui in realtà è innamorato di lei, la protagonista. Si è reso conto a un certo punto che stava scrivendo non a chi pensava inizialmente, ma a quest'altra ragazza, e si è reso conto anche che quest'altra ragazza in effetti era però quella che aveva scritto sul banco una frase che l'aveva molto aiutato, e quindi in questo equivoco lui è andato a finire comunque di pescare la persona giusta per lui. Allo stesso tempo all'altra più bella della scuola di lui non gliene frega una cippa e pian piano, dicevo, tutti i nodi gli vengono al pettine. C'è questa spiegazione finale in cui lui finalmente dice alla tizia, che vi ricordo non riesce mai a sostenere una propria opinione davanti al gruppo di amici e è sempre quella che si adegua a qualsiasi cosa. Lui finalmente chiarisce che in effetti è innamorato di lei e non più dell'altra amica come pensava inizialmente.
Anche le amiche con cui c'è un momentino di equivoco, perché appunto a un certo punto l'amica più bella della scuola scopre questo taccuino in cui c'è l'amica che si spaccia per lei. E le incomprensioni vengono sanate comunque abbastanza alla svelta, però devo dire sono un paio d'orette comunque molto godibili e non ci aspettiamo i fuochi d'artificio ovviamente. Però rispetto a tante altre produzioni giapponesi seppur lei è la solita figura stereotipata appunto di protagonista femminile estremamente remissiva e timida e introversa e insicura, lui invece è comunque un personaggio anche qua positivo perché non ricalca invece finalmente le orme del bello, dannato, bullo, virgola, stronzo che tratta a pesci in facci la persona di cui dovrebbe essere innamorato e si aspetta che lei cada ai suoi piedi come una peracotta, no? Lui è molto carino nei confronti di lei, anzi cerca un attimino di spronarla ad essere un pochino più sicura di sé. Scoprono anche questa passione per il metal in comune, che è una cosa bizzarra contestualizzata all'interno della scuola in cui i gusti invece sono musicali, soprattutto sono un pochino, se vogliamo, più blandi, ok? E tutto sommato devo dire un paio d'orette comunque gradevoli da trascorrere nella visione di questo film che io vi consiglio. Our Secret Diary 2023. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!